Ciao a tutti. Allora, oggi voglio rispondere alla domanda che io stesso mi sono fatto, la domanda più frequente che mi è stata rivolta dopo aver fatto questo Ironman, dopo averlo raccontato su YouTube. La domanda è questa: ma come hai fatto a fare un Ironman 70.3 allenandoti soltanto 4 mesi circa, con tutte le premesse che avevo? Quindi non ho mai fatto una gara così lunga. La gara più lunga che ho fatto è stata il triathlon olimpico del Brasimone a luglio e ci ho messo poco più di 2 ore. Venivo da una condropatia grave dove mi avevano diagnosticato di dovermi mettere una protesi perché altrimenti non sarei riuscito a camminare. Se non avete visto la prima puntata di questa serie che riguarda l'Ironman, vi consiglio di guardarla, ve la linko qua da qualche parte. Quali sono state le cose a cui ho dato più peso per riuscire in questa impresa che mi ha portato a finire l'Ironman 70.3 dicembre 2023 5 ore e 37 minuti. Vai Marco! Rachel Beck from Ireland. Wow! Quindi uno che non ha mai fatto niente di simile, uno che non ha mai avuto negli anni un allenamento specifico per endurance, per lunghe distanze, addirittura in sovrappeso, con problemi di cartilagine al ginocchio, come a cavolo ha fatto a chiudere un Ironman 70.3 così? Mi sono concentrato su 3 grandi aspetti. Il primo aspetto, la composizione corporea. Il secondo aspetto, l'allenamento, quindi guardavo soprattutto all'intensità dell'allenamento, non tanto a quanta fatica stessi facendo in quel momento, guardavo soprattutto a fare degli allenamenti di qualità. E il terzo aspetto è prevenzione e cura immediata degli infortuni. Partiamo dal primo punto, è un punto fondamentale. Quando ho iniziato questa sfida contro me stesso, la prima cosa che ho fatto, mi sono rivolto ad un nutrizionista con cui abbiamo analizzato la mia composizione corporea, cioè quanta percentuale di peso sono grassi, quanta percentuale di peso sono muscoli, scheletro, fluidi, e su questo, avendo come obiettivo quello di abbassare la massa grassa e aumentare la massa magra, abbiamo trovato una dieta equilibrata. Vi faccio un esempio: io sono 1,77 m, ho 45 anni, il tipico pranzo che faccio sono 50-60 grammi di riso o di pasta comunque integrali, 150-200 grammi di legumi, quindi possono essere fagioli, lenticchie, ceci, aggiunta di pomodoro a piacere, con dell'insalata mista. Classico pasto equilibrato dal punto di vista nutrizionale, come quantità di carboidrati per una persona che vuole perdere grassi, con una quantità di proteine adeguate per qualcuno che invece vuole mantenere o addirittura leggermente aumentare la propria massa magra, e delle fibre, vitamine e apporti nutrizionali con l'insalata, con tutto il resto. L'indice glicemico si mantiene piuttosto basso e quindi questo pasto io lo digerisco benissimo e mi dà energia per un lungo periodo dopo averlo mangiato. Con questa dieta quindi cosa ho fatto? Sono andato a ridurre i grassi, ho buttato via un sacco di zavorra, non solo ho mantenuto la massa magra, ma ho addirittura aumentata. Quindi ho aumentato di 2 kg e passa la massa magra e ho ridotto di circa 14 kg la massa grassa. Il secondo aspetto di cui voglio parlare, che è la chiave di volta per tanti di voi che magari mi diranno: ah sì, grazie al piffero, lo sapevamo già, ok, però per tanti altri di voi, visto che comunque mi sono arrivate questo tipo di domande, immagino che sia qualcosa di interessante che possa fare la differenza anche per voi a casa. L'allenamento di ripetute intense, HIIT, si è dimostrato nel corso di migliaia di studi negli anni essere il più efficace, con una quantità di tempo addirittura ridotta rispetto all'allenamento classico a media-alta intensità. Quindi facendo un'ora con un allenamento di ripetute contro 2 ore e mezzo, 3 ore di un allenamento a media-alta intensità, nelle 5-12 settimane si hanno enormi benefici in più con le ripetute ad alta intensità. Adesso io non mi soffermerò su questo aspetto, nel senso che non vi sto a spiegare tutti gli allenamenti che ho fatto, anche perché li trovate su Strava. Però ecco, anziché rubare un sacco di tempo alla mia giornata, con 45, 50 minuti, 60 minuti
sono riuscito a fare un allenamento decente che mi ha portato ad aumentare la VO2 max, che mi ha portato ad aumentare la massa muscolare, che mi ha portato ad avere una resistenza allo sforzo maggiore rispetto a che se avessi fatto ore e ore di intensità alta, medio-alta. Per non parlare del fatto che aumentare così tanto il volume di allenamenti si rischia anche di avere del danno muscolare, si rischia di andare in overtraining, si rischia di andare in una situazione di sofferenza muscolare che non è quello che vogliamo. Soprattutto potrebbe avere dei risultati negativi sull'allenamento stesso, perché magari ci sentiamo svogliati, stanchi, e anche sul giorno della gara, perché se arriviamo al giorno della gara stanchissimi è chiaro che le nostre performance potrebbero risentirne. Il terzo punto è un punto assolutamente da non sottovalutare, soprattutto per chi come me ha iniziato a fare una serie di allenamenti così intensi e ha iniziato a fare una sfida così importante nella propria vita sportiva che prima non c'era. Quindi io non ho mai avuto delle settimane di intensità come questa, di allenamenti, di dieta, quindi è chiaro che il rischio di infortuni, caso si passi da una vita dove non è mai stato fatto l'agonismo a una vita in cui c'è una componente sportiva molto importante, sono altissimi, soprattutto alla mia età, 45 anni. Quindi che cosa vi consiglio di fare? Uno, trovate subito un buon fisioterapista sotto casa. In caso di contratture, in caso di problemi, se sentite un fastidio, andate subito e vi fate sistemare, vi fate massaggiare, vi fate eliminare le contratture. Ecco, questo è uno dei primi consigli che vi posso dare. Il secondo è: comprate un tappetino per fare yoga, stretching e un foam roller, e il giorno di riposo, quindi su 7 giorni vi allenate 6, il settimo prendetevi un'oretta e fate foam roller, dove sciogliete sostanzialmente i muscoli, e 40 minuti di stretching yoga. Io vi consiglio di fare stretching statico durante questa giornata, mentre di inserire nella routine di riscaldamento pre-corsa, post-corsa, pre-bici, post-bici, un allenamento di stretching, una serie di esercizi di stretching invece dinamici, non statici. Mai fatto nessun allenamento così intenso, così lungo da coprire tutte e 3 le distanze nello stesso giorno. Anche nei combinati non conviene mai coprire tutta la distanza, perché tanto alla fine, se lo facciamo troppo spesso, rischiamo di avere più problemi che benefici. Concentriamoci di più sull'alta intensità, sulle ripetute brevi, medie, con recupero totale o parziale, fartlek. Ecco, ci sono tante modalità di fare ripetute ad alta intensità. Io vi consiglio sinceramente di pensare a questo tipo di allenamento, perché vi ruberà molto meno tempo durante la settimana. Mentre sui lunghi, ecco, giusto una progressione sulla corsa per far avvenire degli adattamenti, e anche sulla bici ma anche sul nuoto, ma gradualmente. Quindi non serve fare 3 allenamenti al giorno dove vi spaccate come delle bestie. Io non l'ho fatto e sono riuscito a finire l'Ironman 70.3 in 5 ore e 37 minuti, che è un risultato, viste le mie condizioni, molto molto valide.